Buon venerdì a tutti e ben ritrovati qui insieme sul canale. Spero stiate passando un buon venerdì e ci addentriamo chiaramente poi in questo weekend di partite che saranno ancora una volta importanti perché ci avviciniamo sempre di più al traguardo finale per quanto riguarda tante competizioni, la Serie A, la Champions League, Europa League, insomma, Conference League. Ai noi la Coppa Italia anche, che purtroppo ha visto l'Inter come protagonista in negativo nell'ultima partita contro il Milan, però va bene così. Oggi non parliamo di questo, oggi parliamo ancora una volta di sport business. Nello specifico mi aveva colpito un argomento che sottolinea Calcio e Finanza, che come sapete è una rivista, se così possiamo dire, o un magazine per quanto riguarda per l'appunto lo sport business, che seguo molto. E devo dire, oggi puntavo un po' i riflettori su un argomento che è di mio interesse, ma è anche interesse, credo, di tanti che sono appassionati di calcio, di tanti che sono appassionati anche un po', no, di quelli che sono in retroscena dei conti delle squadre, di come una squadra funziona a livello economico, eccetera. Nello specifico, oggi Calcio e Finanza faceva un po' un paragone tra quelle che sono le 5 top league a livello europeo, quindi parliamo di Serie A, Premier League, la Liga, la Bundesliga e la Ligue 1 in Francia, e analizza quelli che sono i ricavi e i costi per quanto riguarda queste leghe, e al contempo anche vedere un po' come funzionano i ricavi e i costi dei club. E ci sono poi dei risultati che sono per certi versi sorprendenti ai più, non chiaramente a chi magari, no, come me è più addentrato in queste materie, e poi sorprende anche vedere, no, certi risultati e come vengono poi riportati da una certa stampa, perché poi le cose ovviamente vengono dette anche un po' con confusione, cercando di catturare l'attenzione, no, del pubblico, dei lettori. E quindi diciamo sono un po' delle notizie distorte. Per questo motivo bisogna sempre prendere delle fonti autorevoli, cercare di analizzarle bene, informarsi da più parti e capire poi bene come funzionano le cose. Quindi ritornando allo studio di Calcio e Finanza, no, che oggi punta un po' i fari su quelli che sono i ricavi e i costi come ho detto, delle 5 top league. Quello che sottolinea è che nel 2023-2024, chiaramente si prende poi la passata stagione come esempio, i ricavi in generale di queste top league ammontano a circa 25 miliardi e la fa da padrone sempre la Premier League con quasi 9 miliardi di ricavi, 9 miliardi di euro, però con 8,8 miliardi di costi al contempo. È interessante come la Serie A, nonostante la crescita dei ricavi da sponsorizzazioni da stadio, qualsiasi altro tipo di sponsor o il discorso anche degli stadi di proprietà, se così possiamo dire, però la Serie A risulta uno dei club di molto più in perdita, delle leghe, chiaramente, scusate, adesso ogni tanto non mi funziona, delle leghe molto più in perdita rispetto alle altre, ma molto più in perdita rispetto alle altre, vedremo poi i numeri, proprio perché nello specifico c'è un problema nella gestione dei costi, che principalmente è legata al discorso dei contratti dei giocatori e al discorso degli ammortamenti anche, no, di questi contratti. Quindi chiude con il peggior risultato netto. E cominciamo adesso, cioè vediamo un po' adesso, scusate se mi muovo, ma ho chiaramente poi gli appunti qua e mando poi sullo schermo. Vediamo un attimo cosa ci dice Calcio e Finanza per quanto riguarda i 10 bilanci più in rosso in Europa. Allora qui mi viene subito da sorridere per certi punti di vista, perché si è fatto un gran parlare dell'Inter, dei debiti dell'Inter, che chiaramente ricordiamo. Debiti e bilanci è una cosa, cioè i debiti fanno parte del bilancio, il bilancio è un discorso annuale, quindi chiaramente parliamo di un anno. Nello specifico in questo anno del 2023-2024 la Juventus chiude il bilancio in un rosso molto importante, di quasi meno 200 milioni di euro.
Vedete che poi ci sono altri club che appartengono chiaramente alla Premier League, Manchester United, Aston Villa, il Barcellona, il Siviglia dalla Spagna, e poi troviamo anche la Roma che comunque in questi anni ha fatto molti investimenti dal punto di vista dei giocatori, dal punto di vista anche delle strutture eccetera, e poi si prepara anche a fare un nuovo stadio, quindi ci sono stati degli investimenti comunque abbastanza importanti dalle parti di Roma. E poi abbiamo il Bournemouth, l'Everton, il PSG in Francia e il Monza. Sorprendente il Monza comunque tra le prime 10 con i ricavi in rosso, con il bilancio in rosso. È interessante perché comunque, come vedete, non c'è l'Inter perché comunque, se non ricordo male, aveva chiuso il bilancio intorno a meno 40, meno 30, venendo da una situazione ancora più complicata, quindi questo simbolo comunque di una gestione attenta per quanto riguarda i costi, i ricavi molto in crescita poi per quanto riguarda l'Inter, e soprattutto si fa molta confusione, ripeto, perché poi vengono date certe notizie. L'Inter, che non si può, attenzione, non parlo poi qui da tifoso dell'Inter, parlo da manager, ma da manager professionista che vede le cose e vede anche come certe notizie vengono trattate, perché poi vengono demonizzati i debiti, ma dobbiamo essere attenti quando si parla di debiti, perché i debiti esistono nella società in generale. Ognuno di noi, anche come privato, ha un debito. A chi non è capitato magari di fare un mutuo, un finanziamento per comprare una casa, per comprare una macchina? Quello è un debito, ragazzi, cioè quello è un debito. Noi ci impegniamo a saldare questo debito in un determinato numero di anni, e se non lo saldiamo mettiamo comunque delle garanzie, che possono essere una casa di proprietà, che possono essere poi diverse cose. Se non lo saldiamo, quel bene finisce in mano alla banca e chiaramente, diciamo, poi lo pignora. Ma questo è esattamente quello che è successo all'Inter, no? Per esempio, quando si parlava l'Inter fallirà perché il discorso di Zhang. Cioè, Zhang ha fatto esattamente questo. Lui era il proprietario dell'Inter, per cercare di mettere liquidità nella società ha fatto un debito, cioè ha fatto un prestito. Poi chiaramente io lo sto spiegando adesso in maniera, in parole povere, per far capire, però ha fatto un prestito per far per poter mettere liquidità nell'Inter, per continuare con la gestione dell'Inter, chiaramente mettendo la stessa società come garanzia, ed è stata poi, visto che Zhang non è stato in grado di onorare questo debito, è stata poi rilevata dal fondo americano Oaktree, che ha preso in gestione la società. Tutto qua, cioè non c'è nulla di incredibile o di quello che vogliono far passare, cioè non credete a queste... Insomma, non mi fate parlare sporco. Tra l'altro una società è solvibile, cioè una società è solvibile quando riesce a pagare proprio riesce a far fronte a questi impegni finanziari, e soprattutto più questi impegni finanziari sono spalmati nel lungo termine, più una società può essere solvibile. È chiaro questo, perché comunque se si hanno dei debiti importanti a breve termine, delle cifre importanti da saldare a breve termine, è chiaro che poi sarà molto più difficile riuscire a far fronte a queste spese e avere liquidità disponibile subito per poterlo fare. L'Inter peraltro paga un bond annuale, lo onora, quindi questo non è diciamo, un problema anche da questo punto di vista, quindi si fanno chiacchiere su chiacchiere. L'Inter, come tante altre società, comunque chiacchiere su chiacchiere, demonizzando i debiti, quando in realtà i debiti fanno parte di qualsiasi società, non calcistica solamente, intendo dire. Se andiamo a vedere in Italia tutte le aziende, ogni azienda ha i debiti fanno parte dell'attività, non c'entra niente. Demonizzare i debiti come dire tu hai debiti quindi stai fallendo, non c'entra assolutamente nulla, perché ognuno di noi ha debiti, pure nel personale, nel privato. Quindi scacciamo ogni, diciamo, stupido ragionamento da questo punto di vista, perché effettivamente sono cose che poi a un certo punto stancano, stufano. Quindi, tornando a noi, adesso volevo farmi vedere poi, volevo entrare un po' nel merito dei ricavi di questo studio. Come vedete, la Premier League proprio è un mondo a parte, perché comunque è quasi 9 miliardi di euro di ricavi. Stupisce poi in seconda posizione la Bundesliga, che, come avevo detto anche precedentemente in qualche altro video, se parliamo dal punto di vista tecnico, proprio calcistico, tecnico-tattico, chiaramente probabilmente la Premier League rimane forse la prima, ma a mio parere la Serie A e comunque la Liga sono in seconda e terza posizione da questo punto di vista, mentre la Bundesliga dal punto di vista economico vero e proprio
sta facendo delle cose molto interessanti e ha visto i ricavi crescere poi nel tempo e poi li porta a questo risultato, quasi 5 miliardi di euro. La Serie A invece in questa speciale classifica si posiziona quarta, quindi significa che dal punto di vista dei ricavi è vero che c'è stata una crescita, però non si sta forse facendo ancora abbastanza per cercare di far crescere poi quello che è il brand della Serie A e il marchio proprio Serie A Italia nel mondo. Secondo me questo è il problema per ora principale della Serie A, mentre altre leghe si sono già adoperate da questo punto di vista e sono andate a livello globale da molto tempo. La Serie A da questo punto di vista prima è rimasta indietro nel tempo e quindi adesso sta cercando di recuperare quel gap che si è formato. Però è una cosa che chiaramente insomma prende tempo, poi bisogna trovare le strategie giuste, non è facile. Andando poi invece a quelli che sono quello che è il discorso ricavi per club in Europa, vediamo, vabbè, Real Madrid lo sapevamo già, insomma è un argomento che comunque è stato trattato molto spesso in maniera approfondita, ha praticamente quasi 1 miliardo di ricavi all'anno annuali. Questo perché comunque è un risultato che deriva dal nuovo Santiago Bernabéu, dallo stadio. Insomma, Real Madrid sappiamo è un club molto forte, e non solo a livello sportivo ma anche a livello economico, politico. Però poi c'è il Manchester City, il Paris Saint-Germain, insomma club che comunque hanno già una forza di per sé molto importante. E soprattutto è chiaro che comunque fanno della loro poi il brand, no, vero e proprio della squadra è già forte. Abbiamo poi insomma abbiamo squadre che vengono dalla Bundesliga, dalla Liga, ma come vedete spicca la mancanza di una squadra della Serie A, per esempio. Non ci sono squadre della Serie A tra le prime 10 per top ricavi. Secondo me questo è anche dovuto al discorso degli stati di proprietà. Non ci sono molti stati di proprietà, come sappiamo in Italia, però è un discorso che comunque è molto in auge, se ne parla molto spesso. Però è chiaro che anche i club da questo punto di vista devono cercare di fare meglio, devono anche essere supportati chiaramente dalla Lega e si spera che poi nel tempo questo gap possa essere colmato. Già con il discorso, non so se avete visto il video del possibile nuovo San Siro, del progetto della cattedrale, ma come sappiamo non è ancora quello definitivo. Si spera che sia quello definitivo, prima o poi si possa posare la prima pietra, però Inter e Milan per esempio con questo progetto potrebbero crescere nei ricavi in maniera consistente, quindi come sappiamo è un discorso molto molto importante al giorno d'oggi lo stadio di proprietà, molto molto importante. Andando poi al risultato netto, quindi quello che vi dicevo all'inizio del video, ovvero il discorso del risultato netto tra utili, cioè tra ricavi e debiti, fondamentalmente costi, scusate, il risultato netto, quindi l'utile, è in perdita per la Serie A di molto, come vedete, di quasi 370 milioni. C'è una grossa differenza se vediamo con la Bundesliga, per esempio, che, ripeto, sta attuando una politica molto molto interessante, molto lungimirante. Tra l'altro quello che stanno facendo in Bundesliga e che poco si fa in Italia è il discorso di puntare, intanto prima di tutto ci sono società come il Bayern Monaco che sono per grossa parte autofinanziate, che sono inutili da tanto tempo e chiudono il bilancio inutile in positivo da tanto tempo e quindi chiaramente hanno possibilità di crescita, ma in più ci sono società come Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund che puntano su giovani talenti con stipendi, con ingaggi bassi, riescono ad ammortare poi in molti anni, quindi chiaramente non hanno dei costi importanti da gestire durante l'anno e quindi questo fa sì che avendo ricavi alti con dei costi bassi è chiaro che poi si può crescere, si va in utile positivo e quindi bene così, davvero è da prendere spunto comunque, no? Per certi versi. È un po' quello che sta tentando di fare anche l'Inter, se vediamo, no? Col discorso degli ingaggi, sta cercando di ridurre gli ingaggi di molto per cercare di poter avere dell'utile positivo in modo da poi chiaramente poter crescere in maniera sana. L'Inter, come tante società, poi vedremo nell'ultima slide che è molto interessante, vedremo poi in Italia chi in effetti sta facendo bene da questo punto di vista. Vediamo poi anche la Liga, la Ligue 1, insomma la Premier League che nonostante tutto insomma, riesce a gestire un po' i costi e le perdite. Però è chiaro che comunque se andiamo a vedere il quadro globale le leghe insomma sono in perdita, la Serie A di molto,
ma c'è sempre comunque una perdita tra le principali leghe. E poi ripeto, andiamo a vedere un po' quelli che sono gli utili in Europa, no? La top 10 per utili, quindi utili positivi, parliamo, no, di un utile positivo per quanto riguarda le squadre, e a parte il Chelsea, d'accordo, in Premier League, il Manchester City, il West Ham, ma abbiamo il Napoli per esempio. Il Napoli in effetti, anche ai miei tempi, no, quando ho studiato sport management all'università, abbiamo fatto analisi di bilancio, il Napoli in effetti aveva un bilancio che gli riusciva a chiudere sempre in utile positivo, per una gestione che comunque, se per certi versi, no, può essere un po' controversa, di De Laurentiis, insomma ci sono tante notizie che poi devono essere confermate, però in effetti il Napoli ha sempre adottato una politica di gestione dei costi e dei ricavi positiva. E questo fa sì che il Napoli l'anno scorso abbia chiuso il bilancio con un 63 milioni di utile positivo, il che significa una cifra molto importante che può essere poi sempre reinvestita, che può migliorare comunque il club di molto. E abbiamo anche la Lazio, insomma Lotito, che ha, come sappiamo sempre, no, utilizzando poi un termine un po' popolare, così, il braccino corto di Lotito, però sappiamo che comunque anche lui punta, no, sul prendere molti talenti a costi comunque bassi, con stipendi bassi, e poi valorizzarli, poi rivenderli nel caso e far cassa. Poi addirittura spicca il Luton Town in Inghilterra, che se non sbaglio è un club adesso di seconda di Championship, l'anno scorso era in Premier se non ricordo male, adesso ai tempi forse del 2023-2024 era in Premier, però insomma non vorrei mischiare un po' gli argomenti, però è interessante perché nessuna, se così possiamo dire, delle tre big italiane è in questa speciale classifica. Semmai abbiamo il Napoli che adesso si impone come fondamentalmente quarta forza del campionato, quarta forza intendiamo per diciamo grandezza della società, e la Lazio sorprendentemente, diciamo, da questo punto di vista. Quindi è interessante, davvero interessante quello che ci dicono i numeri poi alla fine rispetto a quello che poi è il percepito a livello generale, no, dalle persone, ed è importante poter capire e poter prendere spunto da queste statistiche, da questi numeri, per migliorare poi i risultati, il campionato di per sé. I vari club di per sé dovrebbero cercare di adottare questa politica di sostenibilità economica, perché la sostenibilità non è solo ambientale, insomma quella è importantissima anche, ma è sostenibilità a 360 gradi, è economica anche, perché da lì poi deriva il successo anche di un campionato, delle squadre, e ripeto, mi auguro che in tanti riescano a prendere questo tipo di input e di gestione dei costi, perché chiaramente il calcio, come l'ho detto anche nei video precedenti, il calcio è cambiato tanto negli ultimi anni, poi è uno sport che è dinamico, insomma in pochi anni può cambiare di tanto le dinamiche all'interno, proprio le stesse dinamiche economiche possono cambiare, il funzionamento della gestione di un club può cambiare, quindi bisogna restare al passo coi tempi. Secondo me la Serie A ha avuto un periodo molto buio in cui non è riuscita a mettersi al passo coi tempi. Io credo che vada dal 2011-2012 fino al 2018-2019, in cui comunque non si è messa al passo con i tempi, ripeto, mentre altre leghe comunque stanno adottando questa strategia internazionale, global, cercare di catturare più mercati possibili, gestire i costi anche in maniera diversa. In Serie A questo si è fatto poco, quindi ripeto, è lì che bisogna vedere un po', è lì che bisogna cercare anche di spingere, sperando poi di poter ottenere un risultato positivo negli anni a venire. Va bene ragazzi, io mi auguro che vi sia piaciuto questo approfondimento, è stato più lungo chiaramente perché abbiamo sviscerato un po' diversi argomenti, ci aggiorniamo quanto prima, speriamo di vivere un buon weekend. Nel frattempo mi raccomando, abbiate cura di voi stessi e ci vediamo presto. Un saluto, ciao!